Lezione 1. L'arte del feedback. Ehi Anna, ho presentato il mio progetto ieri. Oh, buongiorno. Cosa ne pensi? Mi sentivo abbastanza bene, ma sono nervoso per il feedback. Come gestisci di solito i feedback sul tuo lavoro? Cerco di considerarla un'occasione per migliorare piuttosto che una critica. Mi aiuta a rimanere positivo. Trovi facile accettare un feedback? A volte, ma spesso lo prendo personalmente. Devo lavorare per separare i miei sentimenti dalla critica. Cosa ti aiuta a rimanere obiettivo? Ricordo a me stesso che tutti hanno margini di miglioramento. Fa parte del processo di apprendimento. Hai mai ricevuto un feedback che ti ha davvero aiutato? Sì, una volta che il mio manager mi ha fatto notare, il mio stile di scrittura aveva bisogno di chiarezza. L'ho preso a cuore e ho migliorato le mie capacità. Che mi dici di te? Una volta un mentore mi ha consigliato di concentrarmi sulla struttura nelle mie presentazioni. Ha fatto un'enorme differenza. Pensi che un feedback specifico sia più utile dei commenti generali? Assolutamente. Suggerimenti specifici mi forniscono azioni chiare da intraprendere. Che tipo di feedback ritieni più utile? Apprezzo il feedback costruttivo che include sia i punti di forza che le aree di miglioramento. Sembra equilibrato. Come chiedete di solito un feedback? Faccio domande specifiche per guidare il feedback. Ad esempio, quale parte non era chiara? Aiuta a focalizzare la risposta. Hai una strategia per fornire feedback agli altri? Comincio sempre con qualcosa di positivo prima di offrire suggerimenti. Crea un ambiente più favorevole. Hai mai avuto una conversazione difficile sul feedback? Sì, è stato difficile dire a un amico che la sua presentazione aveva bisogno di lavoro. Ero preoccupata di ferire i loro sentimenti. Come affronti le conversazioni difficili? Cerco di essere onesto ma gentile. È importante comunicare chiaramente pur essendo empatici. Pensi che il feedback sia essenziale per la crescita personale? Sicuramente, è una parte fondamentale dell'apprendimento e del miglioramento. Lezione 2. Percorsi di fitness. E Anna, ultimamente ho esplorato diverse routine di esercizi. Sembra interessante. Che tipo di esercizi hai provato? Ho sperimentato yoga, allenamento della forza e persino alcuni allenamenti di danza. Lo stesso cui. Cosa ti piace di più? Amo davvero lo yoga. Mi aiuta a rilassarmi e migliora la mia flessibilità. Hai trovato delle routine che ti piacciono particolarmente? Mi piace allenarmi con la forza. È incoraggiante vedere progressi nella mia forza. Che ne dici degli allenamenti di danza? Sono così divertenti. Sembra una festa mentre ci si allena. Hai provato qualche stile di danza specifico? Ho provato Zumba una volta ed è stato fantastico. Non mi rendevo conto di quanto cardio stessi facendo. Qual è il tuo aspetto preferito della Zumba? La musica allegra. Mi mantiene motivato ed energico. Di solito ti alleni da solo o con gli amici? Preferisco allenarmi con gli amici. Lo rende più piacevole. Che mi dici di te? Lo stesso qui. Avere un compagno di allenamento mi rende responsabile. Hai un programma di allenamento regolare?
Cerco di limitarmi a 3 o 4 volte a settimana. Aiuta a mantenere la coerenza. Quanto spesso ti alleni? Il mio obiettivo è di farlo almeno 5 volte a settimana, mescolando cardio e allenamento della forza. Come si fa a rimanere motivati nei giorni difficili? Ricordo a me stesso i miei obiettivi e i benefici dell'esercizio. Qual è la tua strategia preferita? Mi piace fissare dei mini obiettivi e premiarmi quando li raggiungo. Aggiunge un elemento divertente. Hai mai affrontato delle sfide nel tuo percorso di fitness? Sì, ho avuto difficoltà a mantenere una routine durante i periodi di punta. Come hai superato le sfide? Ho imparato a essere flessibile e ad adattare i miei allenamenti in base al mio programma. Si tratta solo di trovare ciò che funziona. Qual è un consiglio che daresti a qualcuno che inizia il suo percorso di fitness? Inizia in piccolo e trova le attività che ti piacciono. È più facile continuare così. Cosa suggeriresti? Lezione 3. Avventure culinarie. Ehi Anna, ho intenzione di fare una nuova ricetta con uova, arachidi e lime. Sembra abbastanza facile. Abbiamo bisogno di ingredienti speciali? Solo con 3, più alcune spezie. Penso che creerà una bella combinazione di sapori. Hai mai cucinato con il lime? Sì. Adoro come aggiunge un tocco piccante ai piatti. Cosa ti piace di più della cucina con ingredienti freschi? Gli ingredienti freschi fanno un'enorme differenza di gusto. Inoltre, sono più sani. Qual è il tuo ingrediente fresco preferito con cui cucinare? Mi piace molto cucinare con le erbe, in particolare il basilico. Aggiunge così tanto aroma e sapore. Hai provato a usare erbe fresche nelle tue ricette? Assolutamente. Ho usato il coriandolo nella salsa e illumina davvero il piatto. Ci sono erbe che vuoi sperimentare? Vorrei provare il rosmarino. Ho sentito che si abbina bene alle verdure arrostite. Qual è un piatto che consiglieresti a qualcuno che non conosce la cucina? Un soffritto è ottimo. È veloce e puoi personalizzarlo con qualsiasi verdura e proteina. Hai un piatto preferito? Adoro fare la pasta con una semplice salsa di pomodoro. È facile e sempre delizioso. Come decidi di solito cosa cucinare? Di solito controllo quali ingredienti ho e poi cerco le ricette che li utilizzano. È divertente essere creativi. Qual è la tua strategia? Mi piace pianificare i pasti per la settimana. Mi fa risparmiare tempo e mi aiuta a mangiare in modo più sano. Hai mai preparato i pasti? Sì, l'ho provato. È utile avere piatti pronti, soprattutto durante le settimane più affollate. Cosa ti piace preparare in anticipo? Cucino spesso cereali come quinoa o riso e verdure arrosto. Sono facili da mescolare e abbinare per tutta la settimana. Hai pensato di provare nuove cucine? Sicuramente. Ultimamente mi incuriosisce la cucina thailandese. I sapori sembrano vivaci. Quale cucina ti piace di più? Adoro la cucina mediterranea. Gli ingredienti freschi e i sapori audaci sono incredibili. Pensi che proverai presto a cucinare piatti thailandesi? Lo spero. Mi piacerebbe provare a preparare curry e involtini primavera. Sembra una sfida divertente.
Qual è un piatto che vorresti imparare a cucinare? Lezione 4. Esplorazione delle opzioni di carriera. E Anna, ultimamente ho pensato alle future opzioni di carriera. Le possibilità sono infinite. È eccitante. Che tipo di lavoro hai preso in considerazione? Ho pensato di diventare architetto, ma sono anche affascinato da lavori più pratici come fare il muratore. Che mi dici di te? Ho preso in considerazione campi creativi come il design grafico, ma sono anche interessato all'insegnamento. Pensi che i lavori creativi siano più soddisfacenti? Possono esserlo, ma penso che la realizzazione dipenda davvero dalla passione personale. Cosa ti attrae dall'insegnamento? Amo condividere le conoscenze e aiutare gli altri a crescere. È gratificante vedere gli studenti avere successo. Hai mai pensato a cosa rende un lavoro appagante? Sì, penso che sia importante apprezzare ciò che si fa e sentire che si sta facendo la differenza. Quali competenze ritieni siano essenziali per l'insegnamento? La pazienza e la comunicazione sono fondamentali. È anche importante essere adattabili a diversi stili di apprendimento. Quali competenze ritieni siano vitali per un architetto? La creatività e l'attenzione ai dettagli sono fondamentali. Gli architetti devono visualizzare gli spazi in modo efficace. Pensi che ti piacerebbe lavorare in team o preferisci lavorare da solo? Mi piace il lavoro di squadra. Collaborare con altri può portare a idee straordinarie. Cosa ne pensi dei progetti di gruppo? Piacciono anche a me, purché tutti contribuiscano allo stesso modo. Può essere frustrante quando alcuni non fanno il loro peso. Hai avuto esperienze di gruppo impegnative? Sì, una volta ho lavorato con qualcuno che non comunicava bene. Ha reso il progetto difficile. Come gestite di solito i conflitti nei contesti di gruppo? Cerco di affrontare i problemi direttamente e con calma. La comunicazione aperta aiuta a risolvere i malintesi. Pensi che i tirocini siano utili per esplorare le opzioni di carriera? Assolutamente. Forniscono esperienza pratica e un assaggio dell'ambiente di lavoro. Hai pensato di fare uno stage? Sì, mi piacerebbe fare un tirocinio in architettura per vedere se è adatto a me. Che mi dici di te? Sto cercando tirocini nel campo dell'istruzione. Mi darebbe un'idea migliore di cosa sia veramente l'insegnamento. Qual è una cosa che speri di imparare da un tirocinio? Vorrei capire le responsabilità e le sfide quotidiane che gli architetti devono affrontare. Mi aiuterebbe a prendere una decisione informata. Lezione 5. Abitudini alimentari sane. E Anna, ho cercato di ridurre lo zucchero e gli alimenti trasformati nella mia dieta. È un grande obiettivo. Stai monitorando i tuoi progressi? Sì, ho iniziato a utilizzare un'app per registrare i miei pasti. Mi aiuta davvero a rimanere responsabile. Che mi dici di te? Sto facendo qualcosa di simile, ma preferisco un diario alimentare. Scriverlo sembra più personale. Trovi l'app facile da usare? Lo è. Adoro il modo in cui mi dà informazioni sulla mia alimentazione. Hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato a mangiare in modo più sano? Sicuramente. Ho più energia e mi sento meno indolente. È incredibile come il cibo influenzi il nostro umore e i nostri livelli di energia. Quali cambiamenti hai notato?
Mi sono anche sentito più energico e meno gonfio. È incoraggiante. Hai qualche ricetta salutare preferita? Sì, adoro preparare insalate di quinoa con molte verdure. È rinfrescante e saziante. Qual è una ricetta che ti piace? Sto preparando frullati con spinaci, banana e latte di mandorle. Sono deliziosi e veloci. Hai provato qualche nuovo cibo di recente? Ho appena provato la pasta di ceci ed era sorprendentemente buona. È un'ottima alternativa alla pasta normale. Hai esplorato qualche ingrediente alternativo? Ho iniziato a usare il riso al cavolfiore invece del riso normale. È a basso contenuto di carboidrati e molto versatile. Pensi che sia difficile attenersi a un'alimentazione sana? Può essere difficile, soprattutto quando sei occupato o tentato da spuntini non salutari. Come gestisci le voglie? Cerco di tenere a portata di mano spuntini salutari, come noci o frutta. Aiutano a frenare le mie voglie. Quali strategie funzionano per te? Mi concedo una piccola sorpresa di tanto in tanto. Mi aiuta a evitare di sentirmi privata. Hai fissato obiettivi specifici per il tuo percorso alimentare sano? Il mio obiettivo è cucinare a casa più spesso e provare nuove ricette ogni settimana. Mantiene le cose eccitanti. Qual è il tuo obiettivo? Voglio incorporare più pasti a base vegetale nella mia dieta. Penso che sarà benefico per la mia salute. Come pensi di celebrare i tuoi progressi? Potrei concedermi un buon pasto in un ristorante salutare. È un buon modo per premiarmi. Che mi dici di te? Lezione 6. Prepararsi per le interviste. Ehi Anna, ho fatto brainstorming e mi sto preparando per il mio prossimo colloquio di lavoro. È fantastico! Per che tipo di domande ti stai preparando? Mi sto concentrando sulle domande più comuni, ma so che potrebbero farmi anche domande inaspettate. Come ti prepari per quelle? Cerco di pensare in modo creativo. A volte, ti chiedono quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza in modi sorprendenti. Hai una strategia per gestire le domande difficili? Mi alleno a mantenere la calma e a prendermi un momento per pensare prima di rispondere. Mi aiuta ad articolare meglio i miei pensieri. Che mi dici di te? Mi piace usare il metodo STAR per domande comportamentali. È l'acronimo di Situation, Task, Action e Result. Ne hai sentito parlare? Sì, è un approccio solido. Aiuta a strutturare le risposte in modo chiaro. Qual è un esempio di domanda per cui lo useresti? Una domanda del tipo: raccontami di una volta in cui hai superato una sfida. È perfetto per mostrare le capacità di risoluzione dei problemi. Hai affrontato difficoltà nei tuoi lavori precedenti? Una volta ho dovuto rispettare una scadenza ravvicinata mentre gestivo un team. Mi ha insegnato molto sulla definizione delle priorità. Qual è una sfida che hai superato? Ho dovuto coordinare un grande evento con risorse limitate. Ho imparato a essere intraprendente e a pensare con le mie gambe. Pensi che l'adattamento culturale sia importante in un colloquio? Assolutamente. È fondamentale trovare un posto di lavoro in cui ci si senta a proprio agio e in linea con i valori. Come si valuta se un'azienda è adatta? Faccio ricerche sulla loro cultura online e ne chiedo informazioni durante l'intervista. Mi dà un'immagine più chiara. Che tipo di cultura aziendale preferisci?
Mi piace un ambiente collaborativo e innovativo in cui le idee vengono condivise apertamente. Favorisce la creatività. Qual è la tua atmosfera di lavoro ideale? Preferisco una cultura solidale e inclusiva. Rende il lavoro di squadra più piacevole e produttivo. Hai esercitato qualche abilità specifica per il colloquio? Sì, ho lavorato sulle mie capacità comunicative e sul linguaggio del corpo. Sono importanti per fare bella figura. Cos'altro pensi sia fondamentale per il successo delle interviste? La fiducia è fondamentale. Dimostra all'intervistatore che credi nelle tue capacità. Come si aumenta la fiducia in se stessi prima di un colloquio? Ricordo a me stesso i miei successi e visualizzo il successo. Mi aiuta a sentirmi preparata e pronta a brillare. Lezione 7. Alla scoperta della storia. E Anna, ho appena letto di un affascinante personaggio storico di nome Castiglio, nato in una piccola città della Francia nel 1822. Sembra intrigante. Cosa ha fatto risaltare Castiglio nella storia? Era un artista e pensatore influente. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo sul movimento artistico di quel tempo. Hai mai sentito parlare di lui? No, non l'ho fatto. Che tipo di arte ha creato? Si è concentrato sull'impressionismo, catturando luce e colore in modi unici. Ti piace l'arte impressionista? Sì, adoro i colori vivaci e le emozioni che evocano. Hai un artista impressionista preferito? Monet è sicuramente uno dei miei preferiti. La sua serie sulle ninfee è mozzafiato. Che mi dici di te? Ammiro Degas per i suoi quadri di danza classica. Catturano meravigliosamente il movimento. In che modo pensi che il background di Castiglio abbia influenzato il suo lavoro? Crescere in una piccola città probabilmente gli ha dato una prospettiva unica sulla vita e sulla natura. Pensi che gli artisti siano plasmati dai loro ambienti? Assolutamente. L'ambiente di un artista può ispirare i suoi temi e stili. Hai mai visitato un museo d'arte? Sì, ho visitato il Louvre a Parigi. È stato incredibile vedere così tanti pezzi iconici di persona. Che mi dici di te? Sono andato al Museum of Modern Art di New York. La varietà dell'arte contemporanea era affascinante. Quale opera ti ha lasciato una forte impressione? Vedere la Gioconda da vicino è stato indimenticabile. Il dettaglio della sua espressione è affascinante. Hai un pezzo preferito delle tue visite? Ho adorato un grande murale di un artista di strada. I colori e i messaggi sociali erano potenti. Come pensi che l'arte possa avere un impatto sulla società? L'arte può ispirare il cambiamento e provocare il pensiero. Spesso riflette questioni sociali e incoraggia il dialogo. Che ruolo pensi che l'arte abbia nella tua vita? È una fonte di ispirazione e relax per me. Mi rivolgo spesso all'arte quando ho bisogno di rilassarmi. Crei arte da solo? Mi diletto a disegnare, ma sono più un ammiratore. È un ottimo modo per esprimere i sentimenti. Che mi dici di te? Lezione 8. Piani per il fine settimana. E Anna, non vedo l'ora di assistere al nostro laboratorio d'arte questo fine settimana. Ho accettato. Sarà un'esperienza divertente. Cosa ti entusiasma di più?
Non vedo l'ora di provare nuove tecniche. Ho sentito che ci saranno degli ottimi istruttori. Che mi dici di te? Sono entusiasta di incontrare altri artisti e condividere idee. È sempre stimolante entrare in contatto con persone creative. Hai mai partecipato a un seminario simile? Sì, l'anno scorso ci sono andato uno dedicato alla pittura ad acquerello. È stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Che tipo di arte crei di solito? Lavoro principalmente con gli acrilici, ma non vedo l'ora di sperimentare diversi mezzi in officina. Hai un mezzo preferito? Mi piace disegnare a carboncino. Il contrasto che crea è così sorprendente. Avete intenzione di portare delle forniture specifiche? Porterò i miei colori acrilici e dei pennelli. Voglio sfruttare al massimo l'opportunità. Che mi dici di te? Porterò il mio album da disegno e del carboncino. Voglio immortalare il processo. Pensi di provare qualcosa di completamente nuovo in officina? Sicuramente. Spero di esplorare i media misti. Potrebbe aprirmi nuove strade creative. Hai fissato degli obiettivi per la tua arte quest'anno? Voglio concentrarmi sul miglioramento delle mie capacità compositive. È un'area che voglio sviluppare ulteriormente. Qual è il tuo obiettivo? Vorrei creare una serie di dipinti che raccontino una storia. È un progetto impegnativo ma entusiasmante. Come fai a rimanere motivato a creare arte? Seguo altri artisti sui social media per trarre ispirazione. Mi aiuta a vedere prospettive e stili diversi. Cosa fai per motivarti? Visito spesso gallerie o natura. Essere circondato dalla bellezza riaccende la mia creatività. Hai intenzione di invitare qualcun altro al workshop? Ho invitato un paio di amici interessati anche all'arte. Sarà bello condividere l'esperienza con loro. Stai portando qualcuno con te? Sì, porto il mio amico che è nuovo alla pittura. Penso che lo adorerà. Cosa speri di imparare dal seminario? Spero di acquisire nuove tecniche e magari qualche feedback costruttivo sul mio lavoro. Che mi dici di te? Lezione 9. Esplorare le credenze. E Anna, ultimamente ho riflettuto su convinzioni e valori. È affascinante il modo in cui danno forma alla nostra vita. Lo è davvero. Alcune persone riconoscono gli attributi divini nelle loro convinzioni. Cosa ne pensi a riguardo? Credo che possa fornire conforto e guida. Tuttavia, è interessante vedere come nascono diverse interpretazioni. Hai incontrato delle convinzioni che ti hanno sorpreso. Sì, ho incontrato persone che trovano un significato nella natura piuttosto che nelle pratiche religiose tradizionali. È rinfrescante. In che modo pensi che le esperienze personali influenzino le convinzioni? Svolgono un ruolo enorme. Le esperienze di vita possono sfidare o rafforzare ciò in cui crediamo. Hai avuto esperienze che hanno cambiato la tua prospettiva. Assolutamente. Viaggiare mi ha insegnato ad apprezzare culture e credenze diverse. Mi ha aperto la mente. Che mi dici di te? Ho avuto un'esperienza simile facendo volontariato all'estero. Mi ha fatto capire quanto siamo tutti interconnessi. Pensi che l'empatia sia importante per comprendere le diverse convinzioni? Sicuramente.
L'empatia ci aiuta a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri. Favorisce il rispetto e la comprensione. Come pratichi l'empatia nella tua vita quotidiana? Cerco di ascoltare attivamente quando le persone condividono le loro opinioni. Mi aiuta a comprendere meglio le loro esperienze. Qual è il tuo approccio? Faccio domande aperte per incoraggiare conversazioni più profonde. Spesso porta a discussioni significative. Pensi che a volte sia essenziale sfidare le convinzioni? Sì, mettere in discussione le convinzioni può portare a una crescita e a una comprensione più profonda. È importante rimanere di mentalità aperta. Hai mai cambiato idea su qualcosa di significativo? Avevo una visione rigida su alcune questioni sociali, ma le discussioni con gli amici mi hanno aiutato a vedere diversi lati. È stato illuminante. Qual è una convinzione che hai fortemente? Credo fermamente nel potere della gentilezza. Le piccole azioni possono avere un grande impatto. Che mi dici di te? Credo nell'apprendimento permanente. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e rende la vita eccitante. Come pensi che le credenze possano plasmare le comunità? Creano un senso di appartenenza e valori condivisi, ma possono anche portare alla divisione se fraintesi. Come possiamo colmare queste lacune? Promuovendo il dialogo e la comprensione. È fondamentale creare spazi in cui le persone si sentano sicure per esprimere le proprie convinzioni. Qual è una cosa su cui vorresti saperne di più riguardo alle convinzioni? Mi piacerebbe esplorare l'intersezione tra scienza e spiritualità. È un'area affascinante con così tante domande. Lezione 10. Preferiti culinari. E Anna, mi piace di più il cibo messicano. Oh, lo adoro anch'io. I sapori audaci sono incredibili. Qual è il tuo piatto preferito? I taco sono sicuramente in cima alla mia lista. Adoro quanto siano versatili. Che mi dici di te? Non posso resistere alle enchiladas. La combinazione di formaggio e salsa è semplicemente perfetta. Hai mai provato a farli in casa? L'ho fatto. È stato un po' impegnativo, ma ne è valsa la pena. La salsa fatta in casa fa una grande differenza. Cucini spesso cibo messicano? Ci provo. Mi piace sperimentare diverse ricette. Hai scoperto qualche nuovo piatto di recente? Sì, recentemente ho provato a preparare i peperoncini rellenos. I peperoni ripieni sono deliziosi. Li hai mai provati? L'ho fatto. Sono così saporiti. Quale pensi sia la chiave per renderli fantastici? Penso che usare ingredienti freschi sia fondamentale. Esalta davvero i sapori. Hai un ingrediente segreto che vorresti aggiungere? Adoro aggiungere una spruzzata di lime. Rallegra il piatto. Di solito come aromatizzi i tuoi pasti? Mi piace usare diversi tipi di peperoncini. Aggiungono un bel tocco. Preferisci il cibo piccante? Sì, ma mi piace anche bilanciare i sapori. Un po' di calore con un po' di dolcezza può essere perfetto. Qual è la cosa più piccante che tu abbia mai mangiato? Una volta ho provato una salsa al pepe fantasma. È stato intenso. Che ne dici di te? Ho mangiato un curry piccante che mi ha fatto sudare, ma era così buono.
Pensi di poter sopportare un piatto più piccante? Mi piace pensarlo. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Qual è la tua bevanda preferita da abbinare a cibi piccanti? Di solito scelgo una rinfrescante acqua fresca. È il modo perfetto per rinfrescarsi. Cosa preferisci? Adoro una buona orcata. La cremosità si abbina bene alla spezia. Cenate mai fuori per mangiare cibo messicano? Sì, adoro esplorare nuovi ristoranti. È un ottimo modo per scoprire diversi piatti regionali. Hai trovato delle gemme nascoste? C'è un piccolo negozio di tacos nel mio quartiere che prepara ottimi tacos da strada. È il mio posto preferito. Qual è il tuo ristorante preferito? Ho trovato un posto che serve autentica salsa mole. È ricco e delizioso. Cosa pensi che contraddistingua un ristorante? Ingredienti di qualità e un'atmosfera calda sono fondamentali. Rende speciale l'esperienza culinaria. Lezione 11. Condivisione di storie. E Anna, ultimamente sto lavorando a un racconto breve. Sarò felice di condividerlo con te. Sembra eccitante. Di cosa si tratta? È un mistero che coinvolge un tesoro nascosto. Adoro creare suspense. E tu? Scrivi anche tu? Lo faccio. Mi piace scrivere poesie. Mi permette di esprimere i miei sentimenti in un modo unico. Cosa ispira le tue storie? Traggo ispirazione dalla vita quotidiana e dalle persone interessanti che incontro. Come trovi l'ispirazione per le tue poesie? La natura mi ispira spesso. Un bel tramonto o un momento di tranquillità possono scatenare una poesia. Hai mai scritto poesie? Ci ho provato, ma lo trovo impegnativo. Ammiro come riesci a catturare le emozioni in poche righe. Qual è la tua poesia preferita che hai scritto? Ne ho scritto uno sul cambio delle stagioni. Riflette la bellezza della trasformazione. Hai una storia preferita che hai scritto? Sì, ce n'è una su un vecchio che scopre un diario perduto da tempo. Parla di ricordi e rimpianti. Quali temi ti piace esplorare nella tua poesia? Scrivo spesso di amore e identità. Sono esperienze universali che risuonano per molti. Pensi che lo storytelling possa aiutarci a capire meglio noi stessi? Assolutamente. La scrittura ci permette di riflettere sui nostri pensieri ed esperienze. Può essere molto terapeutico. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.